Buongiorno o buonasera, permettetemi di unire anche il mio personale saluto e anche ringraziamento a tutti voi che state seguendo questo denso appuntamento di restituzione dell'esperienza del progetto FACE. Lascio ora la parola con grande piacere alla Presidente di Fondazione Reggio Ciderne, Carla Rinaldi, e al Presidente dell'Impresa Sociale con i Bambini, Marco Rossidoria, che con un intervento a due voci porteranno la testimonianza dell'impegno di questi due enti per il contrasto alla povertà educativa. Prego, Carla. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono molto felice di poter incontrare la comunità del progetto FACE e di poterci raccontare insieme. Dico raccontare perché narrare è molto importante, è fare esistere e farci esistere. E questa è una storia bella, una storia coraggiosa, una storia di fiducia e di generosità. Una storia, l'ha già detto chi mi ha preceduto, non ancora finita, anzi, che aspetta di non scrivere la parola fine. Non posso non associare il mio grazie a quello di chi mi ha preceduto, in particolare il dottor Zizzo, perché ho appena detto di tutta la generosità che ci ha portato qui oggi, ma resisterò a questa tentazione. Lasciatemi solo accennare come premessa a tutti i ringraziamenti che farò alla fine. Ringraziamento alla città di Reggio Emilia e ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali che hanno ispirato anche alcuni e tanti dei pensieri che ci hanno accompagnato in questo percorso. Sono qui a rappresentare Fondazione Reggio Ciderne. Come sapete, si occupa di solidarietà con le periferie, ne accennava anche il Ministro, tutti i tipi di periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle culturali. Periferia è quello che non è centrale ma perché non si pone centralità su di esso. È un concetto bello con cui confrontarci. È una fondazione di solidarietà, dicevo, attraverso la ricerca, come modo di pensare ed agire, come modalità di dialogo per un'educazione di qualità. Vorrei ora, premesso direi l'importante soggetto che qui rappresento, portare soprattutto all'amico, se posso definirlo così, Rossi Doria, con cui a distanza dialogheremo, ma a tutti voi offrire alcune riflessioni, offrire cioè alcune parole, elementi chiave emersi nel percorso che ne hanno caratterizzato da una parte l'originalità, dall'altra si garantiscono di una replicabilità nonché continuità di questa esperienza. La prima è stata già detta più volte, non la sottolineo più di tanto, ma è questo con i bambini, non per i bambini, ma con i bambini. È una piccola, silenziosa, grande rivoluzione, difficilissima. La seconda riflessione è come abbiamo cercato di percorrere e i risultati paiono confrontarci il nome di questo progetto. Un nome che io dico un nome bello, un titolo che è un progetto esso stesso, farsi comunità educante, farsi, c'è azione, c'è movimento, c'è cambiamento, c'è riflessività. Fare educazione di qualità, abbiamo voluto dire, abbiamo agito in questo senso, vuol dire che deve esserci una comunità e se non c'è va creata, va costruita giorno per giorno, va curata in un processo riflessivo di reciprocità, impegnativo, non facile, dove non c'è chi sa e chi non sa.
ma c'è la reciprocità di uno scambio che vuole farsi sempre più corto. Farsi comunità educante al plurale, perché ci sono molti modi di essere comunità. Ecco che comunità educanti contiene anche un'altra farsi comunità educanti, un altro elemento, il tempo. Il tempo è fondamentale in ogni processo di conoscenza e di educazione e infine oltre alla negoziazione, alla fatica e al rispetto. Ecco, poi possiamo muoverci su un terzo elemento che è emerso nel percorso, era contenuto in premessa e può fare parte del futuro. Lo sapevamo, questo progetto così particolare ce l'ha confermato. Il bambino e il progetto 06 sono una risorsa, una ricchezza della comunità. Uso questa parola non a caso. Lo sapevamo, dicevo, ma è apparso evidente anche in questo progetto. È apparso evidente perché c'è stato un cambio dello sguardo, quella che amo definire una rivoluzione copernicana. È, direi, decisamente quello che ci ha consentito di smettere di misurare le povertà educative dalle capacità dei ragazzi e porsi noi le domande proprio attorno alle capacità dei contesti e degli ambienti, come possono essere favorevoli a questo. Ecco allora che nasce l'essenzialità dei servizi educativi 06 quale elemento proprio perché questa ricchezza possa uscire come diritto del bambino stesso e per la comunità. Lo diceva, lo dice e lo conferma uno dei rappresentanti del comitato scientifico anche di fondazione, il professor Ekman, che nella sua equazione evidenziava e ancora evidenzia come l'investimento sullo 0,3 e il 3,6 sia quello che è più produttivo per una società, per immaginare il proprio futuro. Ancora lo conferma e questo progetto lo sta ribadendo. Altro elemento che è emerso nella rosa della ricchezza di questo percorso è l'importanza della cura. La cura come elemento essenziale perché la povertà educativa non è solo mancanza di mezzi, non è solo, ma in particolare è necessità di cura, cura a tutto tondo, cura come delle proposte di apprendimento e non solo degli spazi, dei tempi, cura verso i bambini, cura delle relazioni. Ecco allora che emerge un altro elemento essenziale, l'importanza della rete di relazioni e al cui centro si ripropone la scuola. Il dibattito qual è il ruolo della scuola, ancora si parla del ruolo dell'istruzione. Bene, questo progetto ci ha rimesso in evidenza il ruolo essenziale della scuola come motore, promotore, riferimento di una rete di relazioni, ma soprattutto anche di emozioni, di partecipazione. Mai più da soli, l'epidemia ce l'ha evidenziato. Ecco che allora la scuola è stata al centro di questo progetto e da questo progetto si è costruita e costruita una rete con i servizi sanitari ed educativi. E allora ecco l'altro concetto, da povertà educativa a ricchezza educativa. Il progetto ce l'ha confermato. Resta solo da ribadire quanto già detto e quanto certo caro al professore e all'amico Marco Rossidoria, la responsabilità di dare un futuro. Oltre a ringraziare queste comunità come Palermo, Napoli, Teramo, ma a noi, e so che tu ci aiuterai a capire come
quali possibilità ci sono, a noi la responsabilità di dare un futuro a questo progetto. E abbiamo anche intravisto che da questo progetto, l'ho detto prima, nasce anche un concetto nuovo di scuola, una nuova scuola, una scuola come abbiamo cominciato a sognare molti anni fa, abbiamo anche costruito e frequentato, ma che ci sta offrendo delle nuove possibilità attraverso. Quindi una ricchezza che è emersa, che ha confermato alcune cose, ne ha aperte molto altre. Una scuola come scuola di vita. Quindi al professor Rossi Doria, all'amico, continuare questo dialogo. Grazie Carla e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono davvero contento di essere qui. Il percorso svolto dal progetto FACE è stato un percorso importante. In queste settimane stanno andando a conclusione una serie di progetti sul nostro primo bando 06. Voi sapete che si è avviato il secondo bando 06 con i bambini e perché noi attribuiamo enorme importanza alle esperienze sperimentali innovative di questo tipo. Che dire, innanzitutto un ringraziamento a questo partenariato nazionale che affronta realtà complesse, difficili, con grandi situazioni di fragilità, con grande metodo e con grande umiltà in senso positivo. Sarebbe stato facile, diciamocelo, Reggio Children ha una grande tradizione consolidata, semplicemente applicare i ritrovati in tanti anni costruiti. Invece leggo nel vostro progetto, lo ha già detto Carla, una grande capacità di rimettersi in gioco, in discussione, non di ricominciare da capo, attenzione, ma di capire che la fase è nuova, che stanno emergendo nuove fragilità e nuovi bisogni e che non si può essere troppo affezionati ai ritrovati e alle esperienze consolidate. Bisogna appunto tenerne in gran conto, però al contempo mettersi in gioco. Ecco, a me pare che FACE abbia fatto questo e quel farsi che diciamo implica una progressività faticata, lasciatemela chiamare così, è esattamente dà il senso di questo percorso di riscoperta o di scoperta nuova di come si può agire nelle aree di fragilità e di povertà educativa, innovando al contempo l'azione territoriale e l'azione dentro le istituzioni educative dedicate a 03 e a 06. Io non aggiungerò nel merito alle parole di Carla, vorrei dire qualcosa, sia pur brevemente, su dove cade questa esperienza, così come altre esperienze. Cade in una situazione di grande difficoltà. I divari e le disuguaglianze, soprattutto tra i minori italiani, sono aumentati in numero i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, sia in situazione di povertà relativa, raddoppiati in 10 anni, ulteriormente aggravati in numero con la pandemia e anche in povertà assoluta, triplicati in 10 anni, con un aggravio per le persone in crescita straordinariamente difficile da accettare per una società che fa pochi figli, di un paese ricco che fa parte del G8, che questo livello di esclusione di quasi un terzo del proprio futuro non se lo dovrebbe e non se lo può permettere.
e non se lo può permettere non solo per ragioni inerenti ai diritti inalienabili dei bambini. Pensate, ieri nessuno lo ha scritto sui giornali. Sono passati 30 anni, esattamente ieri, 27 maggio, da quando il nostro Parlamento all'unanimità approvò la Convenzione di New York nell'89. 2 anni dopo noi contribuimmo molto a quella convenzione, nel 91, appunto il 27 maggio, il Parlamento italiano ratificò quella convenzione, la fece diventare legge della nostra Repubblica. Sono passati ieri esattamente 30 anni. Non penso sia un caso che vi è così poco ricordo di ciò, così come durante la pandemia vi è stata poca attenzione ai bambini e ai ragazzi, e ora si oscilla tra di nuovo una rimozione un po' meno silente e invece un mettere i nostri bambini, i nostri ragazzi dentro una specie di scatola della generazione dimenticata. Ecco, i nostri progetti fanno esattamente l'opposto di tutto ciò, per fortuna, e lo fanno insieme a tanti altri cantieri in giro per l'Italia. Qual è allora il compito? Il compito è far diventare sistema tutto ciò, rendere politiche pubbliche, dispositivi costanti nel tempo, le nostre ricche esperienze e sperimentazioni come questa di Fasce. Ma come si fa? È complicato. Ehm, il Fondo di contrasto della povertà educativa minorile nasce nel 2015 e inizia ad operare dal 2016 proprio sulla base del principio di fare delle cose in modo molto rigoroso, sperimentale e innovativo al contempo, e poi farlo valere con le istituzioni, il governo nazionale, quindi le azioni dei ministeri e della Presidenza del Consiglio, che peraltro presiede il fondo e quindi ha una linea diretta con il fondo, le regioni, i comuni. E stanno arrivando tanti soldi, non solo il PNRR che immette nel nostro cantiere una quantità di soldi dedicati, per fortuna lo fa, all'infanzia che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale. E c'è l'avvio della progettazione e programmazione europea per il periodo 2021-2027, con la grande novità del Child Guarantee. Quindi finalmente arrivano risorse dopo 15 anni di penuria, iniziata durante la crisi del 2006-2007, dove si fece un taglio terribile alla scuola e quindi al welfare educativo e anche ai comuni, come tutti noi sappiamo. Quindi siamo in controtendenza. Ora il tema è che queste nostre esperienze devono diventare politica pubblica generale, e questo significa che quelle categorie che Carla così chiaramente ci ha ricordato, il tempo dedicato, la possibilità della calma riflessiva, la costruzione faticosa dell'ascolto reciproco, della condivisione del lessico, delle metodologie dentro alle comunità educanti, tutto questo deve poterci essere. Il rischio che i soldi invece possano cadere a pioggia senza il rispetto per le buone pratiche, senza il rispetto per la grande esperienza, è un rischio vero. Quindi noi da un lato dobbiamo combattere per far sì che presto e bene, soprattutto nei territori della crisi che tocca appunto un terzo dei nostri bambini e ragazzi, arrivino questi soldi e poi che vengano spesi bene, valutando gli impatti, documentando i risultati, dando l'agio e la possibilità alle comunità educanti di poter fare uso costante nel tempo di queste risorse per poter innovare
le proprie prospettive, le proprie azioni. A me pare che siano queste le grandi questioni e i temi che vedono insieme il terzo settore, le autonomie scolastiche, i comuni, le organizzazioni grandi e piccole che si occupano e portano cultura educativa, e Reggio Children è un punto di riferimento, come sappiamo, da tanti, tanti anni per tutti noi in questo senso, e il terzo settore che nelle sue diverse manifestazioni, organizzazioni e esperienze lavora nel territorio. Concludo, una cosa è certa: la scuola è un grande presidio della Repubblica, lo è ancor più nei territori di crisi, però da sola non ce la può fare. Ci vuole veramente un'alleanza territoriale nel rispetto delle diverse professionalità, e a me pare che il vostro progetto dimostri a tutte e tutti che questo è possibile. Non solo, è una bella esperienza, è una cosa che arricchisce i grandi e non solo i bambini, e che mostra alle città che delle città più capaci di includere tutti i bambini sono delle città migliori anche per tutti gli adulti di ogni età. Grazie. Grazie Presidenti per questo significativo contributo, e prima di proseguire permettetemi di riprendere e sottolineare l'importanza di questo segno di attenzione, di allarme che ci ha proposto il Presidente Rossidoria, ovvero l'importanza che tutti insieme assumiamo un impegno nel dare continuità, nel far mettere radici a queste coraggiose sperimentazioni ed esperienze che ora sentiremo raccontate dalla viva voce dei protagonisti che le hanno coprogettate e realizzate nei diversi territori.